Dottor Gargano, le farò delle domande che possano essere chiarificatrici della patologia che lei va a trattare e dell'intervento che lei fa. Che cos'è la CCSVI? La CCSVI, o insufficienza venosa cerebrospinale cronica, è una sindrome emodinamica caratterizzata dal fatto che le vene del collo e una vena in particolare nel torace, la vena azygos, hanno dei problemi, non riescono a scaricare in maniera normale il sangue appunto dal cervello al cuore, quindi si accumulano dei metaboliti all'interno del cervello che sono tossici, in particolare il ferro. L'insufficienza venosa cerebrospinale cronica o CCSVI è stata, diciamo, la base della teoria medica del professore Zamboni, che è un professore di Ferrara, che per primo ha descritto questa sindrome, che ormai è una patologia acclarata in tutto il mondo, si opera dappertutto. C'è una grossa associazione, una stretta associazione tra la CCSVI e alcune malattie del sistema nervoso neurodegenerative, in particolare la sclerosi multipla. Oramai noi stiamo trattando già da diversi anni pazienti con la CCSVI e con la sclerosi multipla, per esempio, e stiamo avendo dei risultati molto interessanti. Come si arriva all'intervento? Cioè, perché un paziente può decidere di giungere all'intervento per trattare questo tipo di patologia? Si arriva a diagnosi di CCSVI grazie a un esame detto ecocolor Doppler, che è un'ecografia dei vasi venosi del collo. In più si vanno a valutare anche delle vene all'interno del cervello con un esame detto transcranico. L'esame viene effettuato con un apparecchio particolare secondo un protocollo proprio insegnato dal professore Zamboni durante i suoi corsi a Ferrara. È un esame non invasivo, quindi può essere ripetuto quante volte si vuole, ed è fondamentale per porre diagnosi e quindi per giungere all'intervento. Quali sono le caratteristiche di questo intervento? L'intervento è un intervento fatto in anestesia locale che prevede due parti, una parte flebografica e una parte interventistica. Attraverso un catetere che si inserisce nel sistema venoso attraverso la vena femorale, una vena nell'inguine, si giunge su al collo, si esegue la flebografia, ovvero tramite iniezione di mezzo di contrasto si illumina, si colora l'albero venoso, appunto si vede dove c'è questa stenosi, dove ci sono queste restrizioni nel sistema venoso, e successivamente, quindi dopo proprio pochi secondi, si sfila il catetere diagnostico e si entra con un palloncino che, arrivato nel punto più stretto, si dilata con una pistola manometrica e viene vinta la tensione della stenosi ripristinando il corretto deflusso. Che tipo di concausa c'è tra la CCSVI e la sclerosi multipla? Ormai la correlazione CCSVI-sclerosi multipla è acclarata. Posso dirvi che ci sono altre patologie neurodegenerative che sicuramente avranno alla base questo problema venoso. Io non parlerei tanto di causa di sclerosi multipla o causa di altra malattia neurodegenerativa, mi piace parlare per il momento di concausa. Questo è un qualcosa che nessuno può ormai obiettare. L'associazione tra CCSVI e sclerosi multipla oramai è sotto gli occhi di tutti. Curando la CCSVI non si cura la sclerosi multipla, ma molti sintomi associati alla sclerosi multipla, quindi a questa grave patologia del sistema nervoso centrale che appunto colpisce i pazienti dai 20 ai 40 anni, molti sintomi si risolvono. Lei sta parlando di sintomi rispetto alla sua casistica. Tecnicamente, quale sintomatologia viene oggettivamente alleviata? Secondo la mia statistica, oramai sono centinaia di pazienti trattati con questa metodica, i sintomi che più spesso trovano la risoluzione sono la stanchezza. La stanchezza cronica è un qualcosa di devastante per il paziente affetto da sclerosi multipla e nella mia casistica circa il 90% dei pazienti con questo disturbo vede il disturbo appunto passare o comunque dei grossi miglioramenti. Anche la vescica, per esempio l'urgenza minzionale, molto spesso sono pazienti che si cateterizzano, dopo l'intervento vengono da me e dicono di avere dei grossi giovamenti. L'impotenza nell'uomo è un qualcosa che, secondo la mia statistica, circa il 47% dei casi scompare completamente e non è da sottovalutare. Altri sintomi, mal di testa, altri sintomi quali parestesia, ovvero proprio mancanza di sensibilità agli arti superiori e inferiori, la deambulazione, sono tutte cose che nella mia esperienza hanno avuto molti benefici.
Il post-operatorio per il paziente com'è? In realtà l'intervento si fa in anestesia locale, quindi solo con un po' di anestetico locale, giusto per non sentire l'entrata del catetere. Poi il paziente resta giusto una notte ricoverato in clinica proprio per monitorarlo, anche se non abbiamo mai avuto problemi. La mattina dopo va a casa, dopo aver fatto naturalmente le visite di routine. È proprio questo che è importante, secondo me, mettere a punto un protocollo che abbiamo fatto qui nello studio. Prima di operare i pazienti è fondamentale avere un quadro generale del paziente, completo. Quindi nello studio noi facciamo una valutazione neurologica prima dell'intervento, facciamo dei test neuropsicologici con la nostra neuropsicologa comportamentale che ci danno un quadro ben preciso. Tutte le visite di routine vengono fatte naturalmente in clinica, la visita anestesiologica, cardiologica e via dicendo. Poi si arriva all'intervento. Dopo l'intervento il paziente torna a casa e dopo un mese a me piace vedere tutti i pazienti che vanno per protocollo valutati dal punto di vista neuropsicologico, neurologico ed ecocolor Doppler. Quindi abbiamo veramente ormai messo a punto un protocollo che ci dà un'obiettività, ci fa capire che questa è la strada giusta.